Guerra. La guerra è sempre stato un tema presente nell'arte, fin dai primi tempi dell'umanità. Molte opere erano volte a celebrare i combattimenti, spesso come strumenti di propaganda. Tuttavia, a partire dal 1800, emersero le prime grandi opere di denuncia sulla guerra. Esse sono le stampe e il celebre dipinto il 3 maggio 1808 di Francisco Goya, che intendevano mostrare al mondo le conseguenze della conquista francese in Spagna. Per quasi un secolo non ci furono altre opere di pari importanza e significato come quelle di Goya, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La Grande Guerra portò con sé una nuova concezione di guerra, che uccideva in modo meccanico e indiscriminato non solo i soldati, ma anche i civili che abitavano nelle zone limitrofe al conflitto. La guerra fu una catastrofe in termini di vittime, che ammontarono a 37 milioni, e ciò ebbe un impatto nettamente negativo sulla psiche dei soldati superstiti. Alla fine della guerra, l'Europa era sconvolta. Le nazioni europee non avevano mai visto un tale livello di distruzione. Gli artisti sentirono necessità di documentare l'evento prima che fosse dimenticato. Nel 1918 ci fu un boom di opere antiguerra, provenienti da ogni nazione e classe sociale, per lo più ispirati ai lavori di Goya realizzati un secolo prima. Tuttavia, tra questi artisti, uno si distinse per le sue immagini crude e le sue esperienze in prima persona della guerra: Otto Dix. Dix era un pittore tedesco, nato a Gera nel 1891 in una famiglia di operai. Riuscì ad entrare alla scuola di belle arti di Dresda dopo essere stato ispirato da una mostra di Van Gogh. All'inizio della Prima Guerra Mondiale, nel 1914, Dix si arruolò con orgoglio ed entusiasmo come sottufficiale nell'esercito tedesco e combatté sia sul fronte francese che su quello russo. Nel corso della guerra rimase ferito diverse volte e fu decorato altrettante volte. L'esperienza di guerra di Dix lo traumatizzarono profondamente e per alcuni anni non riuscì a produrre opere sul tema. Solo nel 1924, dopo aver visto ad una mostra le stampe di Goya, Dix riuscì a pubblicare la sua prima opera in materia, Der Krieg. Der Krieg è una collezione di 50 stampe in acquaforte realizzata nel 1924 e pubblicata a Berlino da Florian Karsch. Le stampe rappresentano scene di vista da Dix durante il suo servizio militare, spesso accompagnate da una data e dal luogo in cui i fatti rappresentati sono accaduti. Le stampe di Der Krieg mostrano scene crude e realistiche della guerra, rappresentando sia i combattenti sul fronte che le conseguenze del conflitto sulla vita dei soldati. Dix utilizza una tecnica artistica molto espressiva, con forti contrasti tra luci e ombre e linee incise in modo deciso, che conferiscono un'immagine un forte impatto visivo. Nelle stampe di Der Krieg, Dix rappresenta la guerra come un inferno, una macchina che schiaccia e distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino. Le immagini mostrano soldati feriti e mutilati, cadaveri ammassati, città devastate e persone disperate. In solo una stampa vengono rappresentati dei soldati in una situazione di tranquillità, dove vengono immortalati durante una partita calda. Le stampe di Der Krieg di Otto Dix sono un'impressionante testimonianza dell'orrore e della brutalità della guerra. Possiamo prendere come esempio la stampa più celebre della serie, l'uomo ferito. Nella stampa viene mostrato un soldato tedesco accasciato a terra, agonizzante da diverse ferite di origini sconosciute. Questa, fra tutte le stampe, è una delle più espressive e che ti colpiscono più in profondità, perché l'uomo non solo si vede morente, ma si può leggere nei suoi occhi una richiesta d'aiuto, il nostro aiuto, un aiuto che non riceverà mai. Ma Dix non fece solo delle stampe riguardanti la guerra, fece anche un trittico con lo stesso nome delle stampe. Dix, in occasione del 20° anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, produce questo trittico a olio su tavola. Quest'opera sarà uno dei suoi massimi capolavori, per le emozioni che suscitano lo spettatore e per il crudo messaggio trasmesso. La tavola è divisa in 3 parti, la parte centrale è altrettanto divisa in 2. Di una tavola superiore ed una inferiore. Nel primo pannello saltano subito all'occhio un contingente di soldati che marciano verso destra. Sullo sfondo si può vedere come la fila di soldati sembra infinita. L'elemento più presente nel quadro è la nebbia che rappresenta l'ignoto, perché questi soldati non sanno cosa li sta aspettando, perché se lo sapessero non marcerebbero avanti. Ciò che li aspetta si potrà vedere nel secondo pannello.
Il secondo pannello è anche quello più importante. La quantità di dettagli può sopraffare lo spettatore che vede il quadro per la prima volta, ma guardandolo più a fondo si può cominciare a fare il quadro della situazione. La prima cosa che si nota guardando il quadro è un corpo appeso su una sbarra di metallo, con la mano che indica verso una pila di cadaveri, mutilati e irrigiditi dal freddo. Spostando lo sguardo verso il basso si può vedere uno spettacolo ancora peggiore. Sangue, fango e viscere ricoprono il terreno circostante. In mezzo a tutta questa orribile scena si può notare un singolo soldato, l'unico vivente nel quadro, in piedi nel mezzo della scena, a contemplarla. L'uomo sembra esterno alla scena, come se dovesse essere parte di un altro quadro. Inoltre, dell'uomo non si può capire cosa chiaramente stia provando, per colpa della maschera antigas che indossa. Noi siamo quell'uomo. Noi spettatori, che stiamo osservando il quadro, siamo quell'uomo. Quello che proviamo noi lo prova anche lui. Siamo solo noi a deciderlo. Sotto questo pannello si possono vedere 3 uomini. Sono sdraiati e sembrano dormire. Si teorizza che questi uomini siano in realtà morti, visto che il primo dei 3 ha la pelle quasi violacea. L'ultimo pannello è molto movimentato. Il cielo è tinto di rosso. Degli incendi si possono vedere sullo sfondo e al primo piano si possono vedere 2 figure bianche. 2 uomini che vanno nella direzione dello spettatore. Uno dei 2 uomini è ferito ed è trascinato dall'altro, che viene identificato come Dix stesso. Dix decise di autoritrarsi nel quadro, non per dipingersi come un eroe, ma come un'impersonificazione delle ferite psicologiche provocate dalla guerra. Infatti la sua espressione è traumatizzata, ha pupille dilatate e si può vedere timore nei suoi occhi. Le opere di Dix non sono semplicemente la denuncia della guerra, ma rappresenta anche un invito alla riflessione e all'empatia. Attraverso le sue immagini crude e disturbanti, Dix cerca di coinvolgere lo spettatore emotivamente e di farlo riflettere sulle conseguenze umane della guerra. Ma a distanza di solo 24 anni, orrori simili capitarono di nuovo con la Seconda Guerra Mondiale e dopo ancora con le diverse guerre nella Guerra Fredda. Questo dimostra che nonostante quanto l'uomo sia un animale intelligente, quanto si provi a far rimanere la memoria di quegli orrori e la testimonianza di essi, la guerra non cambia mai.